Buongiorno a tutti, mondo. Altro risveglio da quelli di Bena Almadena. Per fortuna anche oggi il sole ci bacia. Bimbi già che girano, che urlano, che parlano. Di tutte le razze del mondo. Bernice l'abbiamo già fatta mangiare, l'ho già fatta uscire. Ed è qua la mia mortadellina. Mio amore, te sei già a posto? Chi c'è? Sono dei bimbi, amore, che giocano lì fuori, che corrono. Amore, sì, i bimbi. Cristian è ancora nel dormitorio, qui nella tomba, in oltretomba. E Jessica si sta preparando. Ora facciamo una bella colazione time, cappuccio, spremuta e qualcosa da mangiare. Troviamo. Via di breakfast, colazione. Tutto pronto per la colazione. Spremuta, caffè, pezzo di pane con la Nutella. Ne approfittiamo di questa bella giornata di sole di fare il lavoretto della cassettina grigia, così almeno risolviamo e finiamo questo coso che c'è il manometro lì che gira, almeno anche quello è fatto. Poi se con lo spirito giusto cambio anche lo spinotto degli iniettori, almeno mi tolgo un altro problema, anche quello da risolvere. Poi vediamo come la giornata, se andarci a fare una passeggiata in riva al mare o fare altri lavori. Lavoretto terminato, ora vi faccio vedere, beh, era una cavolata, niente di particolare. Eccolo qua, lavoro terminato, pippotto. Faccia che già poverino, cosa ti fa papi, amore? Pippotto. Eccolo qua, lavoro terminato, la cassettina l'abbiamo incollata, l'ho attaccata col biadesivo alla parete così non c'è buchi, non c'è niente, il filo passa da qua dietro e qui abbiamo il nostro nuovo indicatore dell'acqua. Questo indica la benzina, a noi non interessa, è per la cisterna dell'acqua, già che avevo fatto tutto lavoro nuovo ho messo questo. Lavoro a posto, ora andiamo a prendere il pane e poi oggi pomeriggio magari faccio il lavoro del cavo dell'iniettore, vediamo. Già è domenica e sto lavorando, quindi già puzzo di sudore, però sono full timer, puzzo tutta la settimana, non solo la domenica. Vamos, guardate la Macedonia di Pippo, banana, mela, arancio, ora lo mettiamo dentro così fa la pappa e noi andiamo a prendere il pane. Vieni amore, pane preso. Ora torniamo dal Cino perché la bacinella che abbiamo comprato ieri Jessica ha già deciso di romperla e così prendiamo anche un tagliere perché l'ha rotta, perché si è messa a tagliare dentro la bacinella e le è scappato al coltello e ha fatto il buco. Cosa devo fare? No, niente, bastava prendere il tagliere anche ieri. Me lo sono dimenticato il tagliere. Ora prendiamo un'altra bacinella e il tagliere. Guardate che spettacolo di giornata che c'è oggi. Vuoi rendere una becciassa lì? Spettacolo. Trovato quello che serviva? Ti ho preso un tagliere normale, uno un pochino più piccolo quando dobbiamo tagliare il salame. E di nuovo la bacinella, 3 euro buttati nel gabinetto. 24, no, neanche 24 ore perché l'abbiamo presa ieri pomeriggio tardi e oggi è mezzogiorno. 12 ore. Prendi la pala per spalare la neve? Che non c'è? No, spalliamo la terra. Ah, ok. Il megaccino qua sopra all'aria che c'ha di tutto. Siamo quasi pronti per il pranzetto. Insalatina mista, fatta. Ora scoliamo la pasta. Vorrei che sì. Ah, sì. Spaghetti li hai messi anche per tutto il quartiere, come sempre. Lo spaghetto non mi so dosare. Facciamo l'annuncio. Qualcuno affamato. Cercasi affamati in mezzo ai camper. Se anche tu hai fame e ti trovi in questo momento a Bena Almadena, puoi usufruire dei nostri spaghetti con il cavolfiore. Buon appetito a noi e buon appetito a voi. Mamma mia ragazzi, che bontà. Col pan grattato sopra, gratinato in padella, è la fine del mondo. Ci avrei messo ancora un po' di peperoncino. Un acciughino col pan grattato. Vabbè, è buono lo stesso. Brava Jessica. Dopo un bel pranzetto, si è messo in ordine il camper, Jessica ha lavato i piatti, ha fatto tutto lei, io non ho fatto niente. Vero? Ha detto Pippo. Lui non sa mai niente. Lui non lo sa, quindi non è vero. Meno male, va. Meno male che Lo almeno registro. potete, sì, che c'è tutto registrato, guarda. Ora andiamo a fare 2 passi, portiamo Bernice, buttiamo il pattume e facciamo una mezza passeggiata finché c'è il sole che si sta bene e poi quando rientra il sole rientriamo anche noi, giusto? Giusto, perché sennò poi fa frescolino. C'è una festa qua nel paese.
Guardate i mega barbecue. Di là stanno facendo la carne argentina proprio in stile argentino, con il mega barbecue con la carne attaccata all'assadero. Wow. Spettacolo. Mamma mia. Es donde está la propiedad Questa cosa fanno? Ah, le crepe. Siamo usciti da lì dentro perché tanto noi non beviamo, non facciamo niente, quindi non è un posto tanto per noi, per quanto bello, di allegria, di festa, di tutto, però preferiamo darci fare 2 passi finché le temperature lo permettono e poi rientriamo a casa su 4 ruote, che abbiamo Pippo, Bernice, noi lavoriamo sempre, però è giusto ogni tanto avere anche un po' di svago per noi. In questo caso facciamo una passeggiata, a noi ci basta, non abbiamo grosse pretese di fare chissà che cosa. Vedete, il bello di questo paesino che poi scendi di 200 metri, c'è la calma, la tranquillità. Come potete vedere alle spalle il Mercadona, la domenica è sacra, meno male perché già ci rovina in settimana, fosse aperta anche la domenica siamo rovinati totalmente. Ma poi è giusto, cavolo. Sì, sì, no, domenica ci è mancherebbe. giusto che il Signore ha creato la domenica per fare riposo. Domenica Santa. Di santo ormai non c'ha più niente la domenica. Però in Spagna devo dire che ci tengono sulla domenica, Sì. non è come in Italia. Diciamo che però è un po' l'unica catena perché quasi il resto è tutto aperto. Sì, Lidl, quello che vuoi, è tutto aperto. Scusate. Però Siamo intanto venuti a vedere se becchiamo Christian qua, eccolo là. Alessandro l'amico con la fidanzatina e lui fa reggicandela. Guardate che carini pulcini, c'ha la gallinella. sono un po' neri e un po' gialli. Che carini! Amore, Guarda come la seguono. che belli. Qualcuno è rimasto da solo però, senti, lo vanno a recuperare, non sanno dov'è. I piccolini c'hai, amore, che brava questa mamma. Qua, 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 qua. Come sempre noi quando vediamo gli animali passiamo mezz'ora lì a guardarli, nel mentre è andato via da solo. Troppo belli, carini. Sì, perché poi si è messa giù la femmina, la mamma, si va ai pappagallini. Si è abbassata la femmina, la mamma, con tutti i piccoli sotto, ha tirato giù le ali per proteggerli e tenerli al caldo. Bello. La natura è bella, è l'uomo che la rovina. Purtroppo. Guardate quanti camper ci sono. Ovunque ci sono camper. E questa non è l'area, perché l'area è proprio la sotto sotto sotto. Siamo rientrati alla base. Stanchi. Bernice ha fatto la scorreggina, puzzolente. Ora ci rilassiamo un po', poi al computer qualcosina e poi stasera esce il video. Devo Bisogna guardare... controllare che sia tutto ok, orario, miniatura. guardare anche... Ultimamente sono stati un po' di casotti. Sì, il lavoro, perché qui andiamo male, qui, se no mi licenziano. Ma vedi te. No. Dai, diamoci cagna, come si dice in spagnolo. Ragazzuoli, è l'ora della cena. Spaghettino con i broccoli, i cavoli, quelli che sono avanzati oggi a pranzo col pan grattugiato, ce li siamo scaldati e ce li siamo sbranati. Cristian è arrivato ora, si sta mangiando il pezzo di pollo che è avanzato. Pippo si sta mangiando il mandarino. Bernice si sta mangiando le crocchette. Jessica sta descansando sul divano. Mi sono mangiato un bue io. Un bue? Sì, da quanto sono grassa. Ah, ok. E io sto registrando, giustamente, essendo qua, sto registrando per voi, così vedete cosa facciamo. Ora un po' di descanso, devo svuotare la Insta nei dati del computer, faccio 2 lavoretti sul computer e poi si va a nanna. E domani inizia un nuovo progetto bello sostanzioso. Vedete questa parte? È questa. Questa qua, vedete? La letta. La lettina. Oh, amore, la letta del mio bambino, no! Sì! Che piccolo! Facciamo il tuo saluto. Devi fare bravo.
Amore. Buonanotte a tutti ragazzi, domani inizia una nuova settimana, inizia un nuovo lavoro e c'è da darci sotto. Buongiorno mondo, per fortuna ci svegliamo con il sole. Christian sta già facendo colazione, Bernice dorme ancora, Pippo è qua che gioca. Saluta amore. La mortadellina e Jessica è in bagno. Io sono già operativo, andiamo a lavorare. Siamo giunti sul tetto del Deathless. Non so se la pronuncia è perfettissima, però avete capito di che camper parliamo. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Te esci dall'oblò, sbuchi come le talpe dal mega oblò. Per quella è enorme, ci uscite in 3 lì, cavolo. Oggi si iniziano i lavori per il mega impianto al litio. Oggi mettiamo su i pannelli solari, quasi 500 watt, così non dovremo avere problemi, si spera. A meno che non la consumi con... però non sei il tipo che consumi corrente inutilmente. No, siamo molto attenti. Per fortuna il nero che abbiamo avuto per 10 giorni se n'è andato. L'unica cosa che è rimasta, ma fa parte del gioco, c'è la piscina sul tetto, non so se si riesce a vedere. La condensa, l'umidità della notte, il caldo-freddo ha fatto sì che c'è la piscina acquatica, ma noi con un tiracqua togliamo il grosso e poi asciughiamo bene prima di incollare i pannelli. Iniziamo a lavorare che è meglio. Abbiamo tirato giù il pannello, le abbiamo già attaccato le staffe, accorciato quello che non serviva. Ora si va su, posizionamento dove aveva messo, segniamo, si asciuga, si sgrassa, si pulisce, silicone e si piazza il primo pannello. Allora ragazzuoli, stiamo posizionando il primo pannello. Li vedete, ci sono i marchi neri dove metterò ora il silicone e gli altri due qua. Abbiamo dovuto mettere uno staffaggio più alto perché abbiamo questo funghetto di areazione che rompeva un po' le scatole, questa canalina e il tubo del Viesa, quindi per non avere problemi ci siamo tenuti più alti e stiamo comunque a filo dei portapacchi e rimane un lavoro fatto a regola. Ok, il primo l'abbiamo posizionato, sta sopra il funghetto soprattutto. Ora andiamo a fare il collegamento dove già lì hanno fatto uno smistamento, così lo andiamo a mettere in serie con l'altro, l'NDS, così lavorano molto meglio. Aggiornamenti lavori. Abbiamo tirato su i 2 da 100 watt che andranno uno lì e uno qua. Abbiamo già marcato dove bisogna siliconare per fissarli. Ora passiamo al silicone e al fissaggio dei pannelli. Poi facciamo il collegamento e scendiamo giù quei cavi. Siamo a un buon punto, perché comunque essendo che non c'era da togliere niente abbiamo applicato. Si perde più tempo quando bisogna spostare, scollare pannelli, lì è una bella menata. Per fortuna siamo a un bel punto. Pannelli fissati, 120, 120, andiamo in serie, 160, 180 andiamo in serie. Ok ragazzi, allora pannelli li abbiamo fissati, 1, 1, 2. Abbiamo già fatto la giunzione della serie, ora stiamo facendo passare i cavi dal buco che c'è laggiù per entrare dentro il camper. Buco già fatto, cavi sono passati, ora bisogna tirarli fino giù da dove poi andranno i regolatori e tutto il resto. Ma ora a magnà, che è ora di magnà. Cosa ci ha preparato oggi Jessica? Mezze maniche alla matriciana. Più o meno matriciana, Vabbè. è un sughetto veloce con la pancetta, dai. Sa buona? Finiamo di mangiare la pasta, ci mangiamo una mozzarella, Melanzane. 2 melanzane sott'olio e poi un dolcino. un dolcino, un caffettino e poi a lavorare, dai. Lavoro terminato sul tetto. Abbiamo fatto il collegamento e di qua ora poi dopo li attacchiamo gli spinotti, perché almeno giù, visto che sono liberi, non c'è rischio di corto. Abbiamo messo il suo passacavo tutto ben siliconato. Questo non è opera mia, questo l'ha fatta il padrone, da specificare, ok? L'importante è che non passi l'acqua, però anche così non passa l'acqua, siamo tranquilli. Un po' di ridere ogni tanto ci vuole. Ora andiamo giù e iniziamo a vedere di smontare, di fare cose giù di sotto. Iniziamo con i lavori interni. Positivo e negativo dei pannelli sono già scesi tutti qua dietro, tutto qua dietro, ce li abbiamo qua. Ora qua andremo a mettere fusibili del pannelli solari, i regolatori e tutto quello che serve per finire l'impianto. Intanto giustamente iniziamo a trovare sorprese di chi ha messo mani prime. Qua sono passati i ratti, hanno sbragato i buchi,
viti diverse, tutto diverso, tanto poi c'è il tappetino e non si vede niente, il cliente non vede finché non va a toccare. Allora ragazzuoli, a che punto siamo? Abbiamo tolto il sedile per vedere la surprise che ci trovavamo sotto e che dire, le batterie sono ormai caput, però già si sapeva. Abbiamo già messo i fusibili di sicurezza per i pannelli solari, stiamo spostando l'inverter perché qua ci andranno i regolatori solari e così almeno abbiamo ottimizzato anche un po' lo spazio. Stiamo finendo di fissare l'inverter, così quello è pronto e poi monteremo i regolatori solari, i DC-DC, vedrete piano piano, col contagocce ve lo faccio vedere, così capite bene quello che faccio e poi non mi scrivete nei commenti che batterie monti, come è fatto, come non è fatto. Se guardate bene il video lo vedete quello che faccio, non che me lo scrivete, dovete guardare attentamente i video e non lo dico più. Ecco, io aggiungo una cosa, che queste batterie sono durate 1 anno di vita. No comment, no comment. Nonostante un marchio buono, o Pagate sono capitate molto. difettose o Io sono sempre stato attentissimo a non fare andare giù più di una certa percentuale, eccetera, eccetera, perché avendo anche il generatore lo attaccavo quando erano un po' scariche. 1 anno sono durate, non va bene. no. Allora ragazzi, dove siamo arrivati? Abbiamo tolto una batteria per capire un attimino le misure dei DC-DC, perché saranno 3, 2 dell'alternatore e 1 del Gasparini. Poi ci sono i 2 regolatori solari, il bus bar e l'inverter. Ora vi faccio vedere se riesco a farvi vedere al meglio perché c'è un po' di buio. Vedete, lì c'è l'inverter, il bus bar, quello è il fusibile dell'inverter. Guardate che spettacolo, ancora da finire ragazzi. Direi che procediamo bene. Ora andiamo a mangiare che è tardi, c'ho fame. Niente ragazzuoli, siamo arrivati a casa. Jessica cosa ci ha preparato di buono? C'ho da fare il brodo, se no lo butto e mi dispiace. Vabbè, tanto c'è un po' di freddo, quindi fa piacere. Dai, mettiamola sotto questo punto. Scaldi le ossa. Mi scaldo le ossa. Ma non rompere. La bella mangiata ce la siamo fatti. Io sono a dorso nudo, vado a darmi una sciacquata. E comunque abbiamo 26 gradi in camper con il cinesino acceso a 1 perché comunque c'è un po' di umido, un po' di freschino, quindi ci vuole. E stavo sistemando delle cose nel gavone, vi volevo far vedere un attimino gli stati in cui siamo partiti dall'Italia con la pasta, perché sapevamo che in Spagna erano aumentati i prezzi, in Italia avevamo trovato le offerte. Almeno non moriamo di fame. Di fame non moriamo sicuro, cioè è pieno sotto ovunque c'è pasta. Il caffè, c'è 300 capsule di caffè. Basta e siamo a posto. Caffè, pasta italiano, pasta, pizza, mandolino. Così è come siamo noi qua in Spagna o comunque all'estero visti. Niente, ora andiamo dentro. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo episodio.